La Kia Stonic 2023 è una delle auto che continua a presentare, secondo me, un buon rapporto qualità-prezzo. Ecco perché adesso la vediamo insieme su Terzo Garage. Kia Stonic 2023 Mild Hybrid, 100 cavalli. Qui abbiamo un 3 cilindri che a me non dispiace. Qualcuno continuerà a dire che i 3 cilindri sono dei frullini, è vero però che questi motori sono sempre più diffusi, e qui abbiamo la parte ibrida che un po', questo è il sistema 48 volt, aiuta nella spinta proprio il motore termico. Ne viene fuori secondo me una dinamica di guida tutto sommato piacevole. Questa non è ovviamente un'auto sportiva, però risponde bene quando venga chiamata, soprattutto se mettiamo in modalità sport. Qui abbiamo infatti il selettore Drive Mode, adesso sono in sport, e quando chiedo maggior potenza la risposta dell'acceleratore è piuttosto pronta, cosa che ovviamente non succede se io seleziono la modalità Eco o la modalità Normal, che mi consentono di avere consumi minori, accontentandomi però di una macchina meno pronta quando io vada a chiamare la potenza del motore. Quando si va a cambiare la modalità di guida da Eco oppure Normal in Sport, si sente subito il motore che davvero, come dire, risponde prima. Il cambio di risposta è davvero immediato. E guidare anche tra queste curve è divertente in sport, ovviamente, perché la macchina, con l'assetto piuttosto rigido che ha, si dimostra bella stabile anche in questi cambi di direzione. Non stiamo andando a velocità folli, ovviamente, però devo dire che per il tipo di auto che abbiamo sotto mano riusciamo già a divertirci. Grazie alla concessionaria Vento di Alba per aver prestato questa Kia Stonic a Terzo Garage. È una crossover compatta che si presta a una grande varietà di utilizzi. Il frontale è caratterizzato, come altri modelli di questa casa, dal Tiger Nose, cioè da questo muso di tigre particolare. I fari sono full LED e poi abbiamo i fendinebbia incorniciati da questi elementi a contrasto. Il bagagliaio ha una capacità di 352 litri che diventano 1155 andando ad abbattere gli schienali dei sedili posteriori in configurazione 60-40. Anche dietro l'abitabilità è buona, si entra facilmente. E devo dire che mi aspettavo meno spazio, invece io sono alto 1,90 praticamente, il sedile e lo schienale sono settati sulla mia altezza appunto per il posto guida, ho ancora un paio, anzi di più, centimetri per le ginocchia e 5 dita, 4-5 dita sulla testa, quindi mi muovo molto agevolmente. Tra l'altro qui ci stanno sicuramente 2 adulti, forse 3, perché in realtà il tunnel centrale è piuttosto basso, quindi anche muovendo i piedi, anche per muovere i piedi non ci sono problemi. Annegati tra seduta e schienale abbiamo i ganci Isofix che sono facilmente raggiungibili per agganciare i seggiolini dei bambini. Se le fibbie delle cinture posteriori magari possono dare fastidio, magari guidando, perché possono battere qui sulla plastica, abbiamo proprio una fessura per andare a fissarle in modo che non facciano più rumore.
Tra le particolarità degli interni di questa Kia Stonic, la presenza delle maniglie sia per il passeggero anteriore sia per i passeggeri dietro, e non è una cosa scontata su diverse auto di questa categoria che ormai le hanno fatte sparire. Altra curiosità rispetto a cosa succede in molte altre auto nuove: i finestrini posteriori si abbassano completamente. Io li sto azionando dal sedile del guidatore, però ecco qua. Per diciamo il feeling all'interno dell'abitacolo, io mi sono trovato bene, le linee sono pulite, abbiamo materiali rigidi, questo è vero, però su un'auto di questo tipo secondo me è abbastanza la norma. Qui abbiamo una macchina che nel segmento B vuole essere, secondo me giustamente, ancora una proposta tutto sommato, non dico economica, però abbordabile per quello che offre. La Kia Stonic, infatti l'ho detto anche all'inizio, credo rimanga una di quelle macchine che offrono uno dei migliori rapporti qualità-prezzo. Qui abbiamo l'allestimento Urban Special Edition, un po' di più rispetto all'allestimento base, e credo che già sia una macchina tutto sommato che possa soddisfare parecchie esigenze. Ho tolto, anche se c'è, il centraggio di corsia perché lo trovo un pochino come dire, invasivo. La correzione del volante non è, come dire, immediata, è abbastanza progressiva, però un po' mi dà fastidio, magari a qualcun altro no. Abbiamo anche qui, come ADAS, la frenata automatica d'emergenza e anche il cruise control, in questo caso non adattivo perché abbiamo il cambio manuale. Cambio manuale a 6 rapporti che io trovo abbia un comportamento onesto, gli innesti sono tutto sommato precisi, quindi non si fatica e ci si prende la mano praticamente subito. Dicevo, linee pulite per la plancia, questo inserto cromato che la ingentilisce. Qui abbiamo il display da 8 pollici dell'infotainment che è a sbalzo rispetto al piano della plancia, ma non così tanto da ridurre la visibilità. Il cruscotto è un misto analogico digitale, abbiamo 2 bei quadranti con le lancette tradizionali rosse che sono anche belle da vedere, e poi al centro un piccolo display con tutte le informazioni relative ovviamente alla velocità, ai consumi, al flusso di energia. Questa è la funzione DAB della radio. Possiamo andare anche a selezionare media per utilizzare la chiavetta USB con la musica qui sotto. La stessa presa USB può essere utilizzata per collegare il cavetto e quindi avere Android Auto oppure Apple CarPlay. Sulla razza sinistra del volante io posso andare a utilizzare questi tasti per aumentare il volume, cambiare la stazione radio, abilitare i comandi vocali se io avessi un telefono collegato, e qui telefonare. Qui invece posso andare a scorrere tra le diverse videate informative della parte digitale del cruscotto. Ancora con questo tasto delle pagine sempre andiamo a visualizzare diverse informazioni e possiamo anche qui andare a scegliere di impostare delle funzionalità. La Kia Stonic è disponibile anche con la motorizzazione GPL. Il top di gamma è la GT Line Mild Hybrid 1120 cavalli con il cambio automatico. Il prezzo di listino di questa Urban Special Edition è di 22.750 euro.
E anche con la Stonic è tutto, spero il video vi sia piaciuto, nel qual caso lasciate un like e iscrivetevi al canale. Alla prossima, buoni chilometri a tutti, ciao!